Salve ragazzi, bentornati su Wikos, io sono John Mira e oggi partiamo per una crociera. Per l'ultimo episodio di Guilty Pleasure ci facciamo un bel viaggetto con Sandra Bullock in Speed 2 Senza Limiti del 1997, regia di Jean de Bont. Questo è il sequel che dovrebbero far vedere in tutte le scuole di cinema, per come non fare un sequel sbagliato. Mi spiace dire queste cose su Speed 2, ma quest'opera è un disastro su quasi tutti i fronti. Quasi perché c'è qualcosa di salvabile ancora. Il film è in questa rubrica perché mentre la visionate potete spegnere completamente il cervello. Ma torniamo un attimo nel 1994. Speed fece un enorme successo, è diventato un cult del genere e quindi la produzione ha deciso di spendere una barca di soldi, letteralmente, per questo sequel. E già si partiva male quando l'eroe della precedente pellicola, Jack, interpretato da Keanu Reeves, non accettò il ruolo. Forse aveva dei dubbi dopo che aveva letto la sceneggiatura, perché questo è il punto più debole dell'opera, la sceneggiatura. Torna Sandra Bullock e al posto di Reeves troviamo Jason Patric e il cattivone di turno è William Dafoe. E Dafoe è davvero il più bravo del cast. Con quegli sguardi e quel ghigno già si stava preparando per il Green Goblin. La coppia Bullock-Patrick vogliono fare una crociera per mettere un po' di equilibrio nel loro rapporto. Lui è un poliziotto super eroico e decide di mettersi un attimo in pausa per dedicarsi alla sua bella. Però ci penserà il cattivo di turno a prendere i comandi della nave e la loro crociera diventerà un'avventura. Detta così sembra pure figo. Il film parte con un inseguimento abbastanza carino e si entra subito nell'azione, perché prima che la pellicola ritorni ad essere un po' movimentata ci vorranno almeno 20-30 minuti. Poi l'opera diventa il giocattolone che è e ci si diverte. L'idea della produzione era di mettere al posto del bus del precedente capitolo una nave da crociera e utilizzando questa location devo dire che il reparto tecnico è abbastanza buono. Stunt ed effetti visivi dell'epoca sono di alto livello. La regia, il montaggio, la colonna sonora vogliono soltanto che lo spettatore sia su una giostra. Per fortuna che poi le sequenze sono accompagnate dalla colonna sonora di Mark Mancina, davvero ottima. Il regista Jean de Bont, dopo l'enorme successo di Twister, qui in alcuni momenti sembra addirittura sottotono. Pensate, io da piccolo che ero un fan di Speed, quando vidi il primo trailer di Speed 2 avevo aspettative altissime e quando lo vidi a casa fui abbastanza deluso. Dov'era la tensione del primo film? Dov'era quel ritmo serrato? Sembrava di vedere un film estivo per famiglie, molto blando su certi fronti poi. E in tutta questa giostra ci possiamo ricordare sicuramente della nave da crociera nel terzo atto che distrugge mezza città, uno dei 3 momenti più divertenti della pellicola. E il finale con la petroliera che esplode, hanno deciso di promuovere il fracasso, lo spettacolo pirotecnico al posto del confronto tra buono e cattivo che nel primo film era la base, e hanno voluto alzare l'asticella dell'esagerazione. Però in alcuni momenti sembra di vedere i cartoni animati dei Looney Tunes. Per il 1997 il film era una mega produzione, forse erano troppo sicuri che il film sarebbe andato bene in sala e invece è stato un flop clamoroso. Infatti questo Speed 2 è considerato uno dei peggiori sequel mai fatti nella storia del cinema. Per molti c'è soltanto uno Speed, il primo. Quindi vi consiglio di vederlo nel periodo estivo, vi farete 2 risate. Questo viaggio in crociera era l'ultimo film che vi consiglio in questa rubrica, quindi visionate i film che vi piacciono, indipendentemente da quello che dicono gli altri, ma siate anche un po' oggettivi. Ragazzi, io spero che i miei consigli siano serviti, vi siate divertiti, vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social, Instagram, YouTube, Facebook, X, Twitch. Io sono John Mira e ci vedremo più avanti. Ciao!